Bentornati sul canale dalla Fara e da Fuz. Oggi iniziamo un percorso in cui parleremo di Longobardi e di Slavi. Bentornati e come sempre grazie soprattutto a chi ci supporta su Patreon, chi si abbona qui su YouTube, ci sarebbe anche Typee e a chi non può farlo ovviamente grazie per guardare i video fino in fondo e condividerli. Vi ricordo anche che esistono i super grazie per dare una mano all'operato della Fara. Se non conoscete cosa fa la Fara chiedetelo nei commenti. La puntata di oggi è una puntata un po' particolare, nel senso che fa riferimento a una serie di contenuti, probabilmente 2 o 3, che faremo seguire a questo video legato ai rapporti fra i Longobardi e gli Slavi. Parliamo di Slavi antichi, parliamo di Slavi che si affacciano al contesto italiano, in particolare quello del nord-est, proprio a ridosso dell'arrivo dei Longobardi, fino allo stanziamento poi in VIII secolo. Questo è un argomento particolarmente interessante perché la storiografia italiana ha spesso trattato molto male i parlanti lingue slave sui confini orientali, nord-orientali dell'Italia, e ha quindi volontariamente omesso buona parte della storia che li riguardava. Parliamo soprattutto ovviamente della storiografia più vecchia, la storiografia post-unitaria, poi quella del periodo fascista, quella in cui bisognava sottolineare l'italianità di alcuni territori, ovviamente a discapito di tutte le minoranze linguistiche, etniche o di costume che vi fossero presenti. Ne ha vagato il fio lo stesso friulano in Friuli, dove fino alla mia generazione veniva espressamente detto ai bambini di non parlare friulano a casa, ai genitori di non parlare con loro in friulano, accelerando in maniera incredibilmente veloce il decadimento di una lingua minoritaria. Ci si sta tentando di mettere una pezza, vedremo. Detto ciò, i Longobardi e gli Slavi. Cividale, la capitale del primo ducato longobardo in Italia, si colloca sull'estremo confine orientale del Regnum e ancora oggi nell'attuale regione amministrativa del Friuli Venezia Giulia è più vicina al confine sloveno di molte altre cittadine della regione. Di conseguenza la presenza degli slavi si fa viva quasi immediatamente. Oggi noi approfondiremo un passaggio che abbiamo già incontrato nel video dedicato agli insulti peggiori che un longobardo potesse ricevere. Sì, perché utilizzeremo la presenza degli slavi per conoscere meglio lo spirito germanico dei Longobardi. Esiste infatti un episodio nel libro sesto dell'Historia Longobardorum di Paolo Diacono in cui viene descritto uno scontro fra i Longobardi foro-iuliesi, friulani, di Cividale, e appunto questi slavi che avevano portato avanti alcune incursioni, alcuni furti di bestiame sul territorio di confine. Questo episodio in particolare lancia una luce inquietante dal punto di vista moderno, in realtà illuminante dal punto di vista della percezione della cultura germanica dell'alto medioevo europeo, italiano e longobardo, proprio riguardo al valore guerriero. Non rileggerò completamente il passaggio, lo trovate appunto nel video dedicato agli insulti longobardi, ma riassumendo la prima parte per poi leggerne la parte centrale, possiamo riassumere in questo modo. Il Friuli si trova retto da un duca straniero, in quanto straniero malvagio ovviamente, in questo caso se non sbaglio proveniente dalla Liguria. Questo duca non gestisce al meglio i suoi sottoposti, in particolare lo skuldascio di nome Argait. Argait è assonante con l'insulto arga, imbella, effeminato, uno degli insulti più gravi nel contesto longobardo. È così che quindi di fronte a una di queste incursioni slave che Argait tenta di moderare ma non riesce a risolvere, viene apostrofato come arga proprio dal suo duca. E ci si trova in rapida successione di fronte a un grande scontro proprio con questi slavi acquartierati su una collina e con i due leader longobardi, il duca e lo skuldascio, fra di loro in aperto disaccordo e anche anzi in competizione per, nel caso di Argait, la risoluzione del suo orgoglio e onore ferito e nel caso del duca per sottolineare l'incapacità del suo sottoposto. Sentiamo un pochino come va. Allora Argait, di cui abbiamo parlato, così disse a Ferdulfo: «Ricordati, duca Ferdulfo, che mi hai dato del buon nulla e dell'incapace, e mi hai chiamato col termine volgare di arga. Adesso l'ira di Dio cada su chi di noi due giungerà secondo davanti agli slavi».
Detto questo, e volto il cavallo verso il rapido fianco della montagna dove la salita era ardua, cominciò a muovere verso l'accampamento degli Slavi. Ferdulfo, il duca, scusate, non ve l'avevo detto, reputando una vergogna non irrompere anch'egli sugli Slavi su per quella difficile strada, lo seguì. Il suo esercito, considerando turpe non seguire il proprio duca, cominciò ad andargli dietro. Allora gli Slavi, vedendo che venivano su di loro da quella parte così impervia, si prepararono con coraggio e, combattendo contro di essi con più pietre e scuri che con armi, li buttarono giù dai cavalli e li sterminarono quasi tutti. Così ottennero la vittoria, non con le loro forze, ma con la fortuna. Lì perì tutta la nobiltà friulana, lì cadde il duca Ferdulfo, lì fu ucciso anche colui che l'aveva provocato. Lì, per uno sciagurato litigio e per l'imprudenza, caddero tanti uomini valorosi, quanti, con la concordia e una saggezza salutare, avrebbero potuto abbattere molte migliaia di nemici. Il brano prosegue. La parte che a noi interessa sulla storia dei Slavi e dei Longobardi insieme è come questi Slavi che si affacciano su uno scenario locale intorno al VII secolo siano chiaramente una popolazione di agricoltori, di boscaioli, di contadini, combattono con asce e pietre più che con armi e hanno il favore del terreno, un favore che i Longobardi gli concedono per una questione di orgoglio. Ecco quindi che ci troviamo di fronte a una popolazione, quella appunto dei primi slavi ad arrivare sul confine orientale del Regnum, che doveva probabilmente essere meno caratterizzata dall'aspetto bellico rispetto alle popolazioni germaniche dello stesso periodo e che anzi era probabilmente stata mossa avanti e indietro dalle varie coalizioni del bacino pannonico e delle grandi steppe. E dal punto di vista degli slavi questa immagine ci dice poco, approfondiremo poi nei prossimi video gli aspetti peculiari di questa prima cultura slava al confine longobardo. Vedremo poi come i Longobardi riusciranno a sconfiggerli in alcuni casi e a stipulare con loro degli accordi di clientela, tanto che gli Slavi pagheranno delle tasse ai Longobardi di Forum Iuli, oltre i confini dell'attuale Stato italiano, ad esempio. Pochi anni fa noi abbiamo percorso una marcia storica che da Tarvisio, da Coccao in realtà, ci ha portato fino a Maclaria, un antico insediamento con necropoli che non era longobardo, era slavo, ma rispondeva all'autorità friulana dei duchi di Cividale. Tutti questi aspetti li vedremo un po' nei prossimi video, ma l'utilità degli slavi in questo passaggio è mostrare un aspetto tipico di quella che poteva essere definita con una visione un pochino ottocentesca il fatalismo germanico, cioè il fatto che i germani fossero pronti ad affrontare il proprio destino e che la cosa importante fosse affrontarlo nel migliore dei modi dal punto di vista di una cultura guerriera, al punto tale però spesso di commettere degli errori di eccesso, portare all'estremo il tentativo del raggiungere la buona morte o dimostrare il proprio valore. In questo caso, ad esempio, abbiamo un duca, quindi un leader, Ferdulfo, che accusa un suo abile sottoposto in maniera ingiusta e questa ingiustizia si ripercuote nel continuo tentativo, da un lato di Ferdulfo, di confermare la propria teoria, dall'altro dello Skuldascio Argaite di dimostrare invece l'infondatezza dell'insulto riferito. Ecco che questa dinamica si incide fino a portare appunto allo sterminio della nobiltà friulana, probabilmente nello specifico più riferita alla nobiltà relativa proprio alla città di Forum Iuli, quindi cividalese più che al contesto regionale nell'insieme. Certo è che questa immagine dei guerrieri germani disposti a perdere sostanzialmente e a morire pur di rispondere a delle istanze etico-morali e sociali, è un argomento che ben si collega alla definizione generale delle popolazioni germaniche nell'Alto Medioevo. Tutto questo sarà uno dei ganci che utilizzerò nella conversazione live di lunedì 8 gennaio con Paolo Nardi su Tolkien, il bagaglio alto medievale del suo leggendarium e il rapporto con i Longobardi. Sì, perché vi aspettiamo lunedì per questa live. Paolo Nardi è un noto divulgatore del leggendarium tolkieniano e non solo, ma in particolare in questo campo è diventato piuttosto noto. Discuteremo con lui quindi appunto della produzione letteraria del professor Tolkien, che per chi non fosse avvezzo ricordo era un professore di filologia a Oxford,
traduttore del Beowulf, commentatore e adattatore di diversi testi altomedievali germanici. Ecco quindi che il collegamento, per chi non fosse avvezzo, non è così casuale. Ecco, insieme a Paolo discuteremo dei rapporti fra Tolkien, i Longobardi e appunto l'eredità altomedievale in quella che poi è diventata un'epopea non fra la più venduta del XX secolo e la più letta nel mondo occidentale. In particolare questo episodio, questo dello scontro fra i Longobardi e gli Slavi e l'eccesso di orgoglio longobardo, proverò a proporre a Paolo un confronto con la prosecuzione della battaglia di Maldon, realizzata proprio dal professor Tolkien e che mostra ancora una volta un eccesso di orgoglio, anche se in chiave leggermente diversa, in un contesto anglosassone, quindi ancora una volta germanica. Siete curiosi? Vi aspettiamo lunedì alle 21 qui sul canale della Fara e poi con i prossimi video invece approfondiremo ancora il rapporto fra Longobardi e Slavi. Bene, alla prossima, buon proseguimento d'anno e mandi!